Cipolline borretane. No, cipolline catanesi. È vero, cipolline catanesi. Amici di Giallo Zafferano, un ospite incredibile oggi è venuto a citofonare alla nostra porta per una rubrica incredibilmente nuova e freschissima. Signore e signori, Guglielmo Scilla. Ragazzi, grazie mille, Manuel, grazie mille. Io lo dico Prego. sempre, per un cantante l'apice della carriera forse è Sanremo, una persona che si diverte davanti ai fornelli è Giallo Zafferano. La ricetta di oggi è una ricetta semplice, popolare, quindi Stiamo usando delle cipolline borretane, sì. che vengono da Borretania, non lo so, Manuel, Da non lo Boretto, so. da Boretto. Da Boretto, ok. Possono andare bene anche degli ingredienti molto più semplici. La cipolla che ti trovi a casa. cipolla bianca, dorata. Bianca, dorata, fai quello che ti pare, tanto è buona comunque. Ok, allora iniziamo a tagliare le cipolline. Vai. A falde così, ti piace? Mentre la pizza la fai e poi non sai mai se ti viene esattamente, ma al ristorante più buono non sei un mastro pizzaiolo, chiunque può essere un cipollinaro. Ah, parole forti. Parole forti. C'è un cipollinaro in ognuno di voi. Di noi, esatto. Comunque, entrambe le mie nonne, sia catanese che romana, super amanti del cibo. E le facevano le cipolline catanesi a casa? No, io ero l'unico bambino sfigato che non aveva una nonna catanese che gli faceva gli arancini, che gli faceva... Arancino, ragazzi. Attenzione. In quella camera di arancino. Arancina, lì, ok, così siamo a posto. Fateci sapere qua sotto se conoscete arancini o arancine, come lo dite voi. Scatenò così L'inferno, si scatena l'inferno, ti giuro. Allora, adesso, una volta tagliata la cipolla, dobbiamo semplicemente soffriggerla un pochino. Fondamentale, goccettino d'olio quindi. E aggiungiamo le cipolline. Tutte, anche queste? Ma sì. Ma sì, e poi ci sono gli ospiti, ci sono le persone che ci sta tutto quanto. Reparto, oddio! caduto cosa hai l'olio. fatto? Sciagura! Se lo sabbia. Sciagura su tutti noi! È Allora, caduto l'olio. Cosa succede adesso? Serve un rito. non lo so, guarda, io non ero qui con te, cioè io Allora- ti volto le spalle in 2 secondi. Ai ragazzi, l'olio è caduto. Qua bisogna subito pulire, sennò Valeria. Giorno fortunato, ragazzi, giorno fortunato. Quindi cipolline che andranno cotte Sì. per quanto tempo? Allora, finché non le vediamo un po' dorate e le facciamo anche un po' appassire. Mi sta arrivando un messaggio dal futuro che dice: Dimmi tutto. non mi piacciono le cipolle, mi viene l'alito di cammello e è per forza necessaria la cipolla? Allora, al posto delle cipolle, magari, non lo so, uno spinacino, le melanzane fritte. Cioè, non melanzane grigliate, perché sennò, allora, te prego. No. Cioè, fai prima veramente a sta a casa, riso in bianco e a posto così. E acqua non frizzante, perché sennò è troppo una botta di vita. Aprite un po' la mente, ma la cosa veramente iconica della cipollina è un po' il sapore della cipolla. Anche perché il nome non dà molto spazio. Ok, quindi le risponderò così. Sì, cioè, nel senso, divertiti. Piuttosto che non provarla, provala cambiandola. Ok. Perché vale la pena. Pensi sia già arrivato il momento del sugo? Sì, le vedi? Le vedi? Guardale. Dorine, facciamo una bella inquadratura. Dimmi tu basta, eh? Poco. Puoi andare ancora di più, possiamo andare ancora di più. Tu dimmi, Di più, sì. di più. Ma sai che ti dico? Mettiamo tutto. Ma sì, tanto Sì, questa dai, l'ho cioè, aperta ieri per te. La quantità di sugo quant'è? Come piace a voi. È il sentimento. Di pancia. Quando c'è sentimento. C'è tutto. Ok. Quando c'è amore, si cucina anche con il cuore. Sono io. Questo qui è il mio cellulare che mi informa che è l'una È il bello della diretta. e che pausa pranzo. Saliamo. Saliamo. Non abbiamo ancora condito perché le cipolline sono già zuccherine di loro. Quindi giusto un pizzichino di sale. Bisogna assaggiare, secondo me, per Vai, poter assaggiamo. capire. Aspetta, ti do. Vuoi Vai. una forchetta? Una forchetta? Lo sapevo. Una forchetta? Prendi una forchetta. Dammi una forchetta. Assaggiamo. Anche qui, ragazzi, io preferisco che il pomodoro sia un pochino più asciutto. C'è chi le fa con la passata che è ancora più presente. Secondo me così è la cosa migliore, anche perché fa da ripieno. Forse manca un po' di sale, ma. Ok. Decisamente. Io però. Vedi, mangio. chiunque lo può fare, a gusto. Vai, aggiungi tu. Aggiungiamo un po' di Mentre sale. io giro. Facciamo così, io Vai. guarda, senza guardare. Senza guardare, vai. E io- Incredibile, eh? Ah, un messaggio dal futuro. Vai. Ciao, non ho il sale in casa, che faccio? Piangi perché le lacrime sono salate.
Ottimo. E quindi tu vai, riversi le tue su lacrime carta forno e la Esatto, lasciamo lasci asciugare e poi le raccogli a e le- 110 gradi ventilato per 2 giorni però. senza problemi. Perfetto, abbiamo anche il sale fatto in casa. Senta, io Senta, mi senta dà un anche po'. del lei, grazie. Direi che Basta. spegniamo, lasciamo riposare un pochino, appena diventa tiepidino, Ok, passiamo allo step dopo, che è quello lì della farcia. interessante. Alla farcia. Pausa pranzo fatta. Tornate nel personaggio. Io sono sempre me stesso, quindi Il sugo si è intiepidito, sono passate circa 2 nottate. infatti guardate, riesco pure a toccarlo Ecco. senza problemi. Quindi- Adesso arriva la parte divertente. Vai. Ok, Quindi- abbiamo mozzarella e prosciutto, che sono gli altri protagonisti, diciamo, del ripieno. Sì. Per cui la prima cosa da fare è tagliare la mozzarella. In che modo? Parallelepipedo, triangolo, Guarda, scaleno? in modo che si sciolga velocemente. Piccolino così che si deve sciogliere in forno. Esatto, super carino. Ma tipo che ti devo accendere il forno? Sì, tipo 180 gradi. Tipo 180. 180 gradi. Preriscaldate il forno a 180 gradi perché io pure ogni volta rosico quando si arriva a questo punto e tu dici cavolo, dovevo vederlo prima. Statico? Statico, sì. Non so cosa voglia dire, cioè io non credo che abbia la differenza tra statico e ventilato. Però vabbè. Ah, fondamentale, mozzarella per pizza. O se no, mozzarella, quella che hanno in casa, magari non è strizzata. Ah, si fa? Sì, sì, sì. Adesso arriva la parte più divertente, la sfoglia. Bene, quindi sfoglia rettangolare. Sì. Carta forno, la teniamo gelosamente perché giustamente ci servirà. Perfetto. Guarda Ok. che carina che è. Allora, E quindi adesso come funziona la dobbiamo storia? creare, bravissimo, dei Serve quadroni. un righello. Però poi diventa troppo piccola. Se le dessimo una piccola... Ah, vuoi una mattarellata? Una piccola, capito? Un aiutino... Va bene. Si può fare? Avete un mattarello, ragazzi? Diamo una Guarda qua. piccola e discreta Ah, vuoi una... mattarellata, Vediamo un ma po'. proprio leggera, ragazzi. Se fate una pieghina a sti cavoli continuate a sorridere alla vita perché non sarà di sicuro una pieghina che vi rovinerà la giornata. Ecco. Tagliamo in 4. Beh, diciamo che i miei sono dei rettangoloni, ma è la prima volta che mi cimento con le cipolline catanesi, quindi... No, ma posso dirti una cosa, sei bravissimo e scoprirai che non è così difficile in realtà alla fine. Allora, prosciutto. Ah, io stavo già andando sul sugo. Lo so, quando mordi una cipollina, il prosciutto è alla base, poi c'è la parte sugosa e poi sopra c'è la mozzarella. Non bisogna sbagliare, quindi prosciutto, bella cucchiaiatina di condimento, ma non essere tirchio, ricordati No, che no, siamo no. al sud, cioè nel senso non è che stiamo qui a fare... Abbondiamo. Esatto. E poi mozzarella, senza paura perché la mozzarella filante dentro è un tocco. È quella che lega la situation. Adesso invece è fondamentale che noi spennelliamo Eh sì, ci serve del i collante. Esatto, i bordi, per cui andiamo ad attaccare qui. Pennelliamo senza paura anche qua, perché dobbiamo chiudere bene tutti i bordi. Va sigillata, ragazzi. Questi angolini, ragazzi, sono cattivissimi. Chiudeteli, piuttosto ci ripassate al volo con una pennellata e ve li chiudete. Eccola qui. Ma guarda. Il mio è una di quelle consegne gratuite subito dopo 8 ore. Tu... Sì, come lo ordini online, come lo ricevi dal vivo. E poi vai senza paura, spennella sopra. Spennella sopra che così ti viene bella lucida e soprattutto gli dai quell'ultimo tocco di sigillante che male non fa. Vai, piazzane uno qua dove vuoi. Allora, oddio, ora ho il terrore di tirarla su. Eccola qui. Pronti per infornare. 180 gradi Per... 25-30 minuti. Fate un po' voi. Perfetto. Allora vado in forno. Allora, mettiamo 20 minuti. 20. Ok, questo lo togliamo. Noi attendiamo qui. Appena si abbronzano le sforniamo. Ma che super ricetta ci ha portato il dottor Guglielmo. Che bomba. Portare la cipollina nei grandi schermi di giallo zafferano vuol dire tantissimo per me. Tornaci a trovare, tornaci con una ricetta ancora più buona, se ci riuscirai. Quindi cin cin, ce ne mangiamo un'altra. Ciao ragazzi! Ciao!